Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di scala cromatica. Cos'è la scala cromatica? La scala cromatica è, come suggerisce il termine, una scala, quindi una successione di note. Siamo abituati a vedere le solite scale nelle varie tonalità, quindi nella tonalità di Do, come possa essere di Sol, di Re, eccetera, eccetera. Questa non è nessuna di queste scale, quindi questa è una scala tutta particolare, completamente a sé e prevede appunto di suonare tutte le note in fila, quindi esattamente tutte, non Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quindi dal Do al Do alto con tutte le note bianche sappiamo che è la scala di Do perché non vede alcuna alterazione, quindi abbiamo semplicemente tutte le note bianche dal Do al Do. Ecco, questa non è la scala cromatica prevede proprio di suonare tutte le note semitono per semitono, quindi dovremo suonare Do, Do diesis, Re, Re diesis e via dicendo. Come si fa a suonare questa scala? Adesso lo vediamo molto brevemente perché comunque è un argomento abbastanza semplice. Volevo semplicemente citare alcune canzoni dove viene usata la scala cromatica, adesso le andiamo a vedere, e per capire il motivo per cui questa scala è molto importante e anche molto bella da sentire. Ecco, l'esercizio che avete appena sentito è un esercizio del metodo Berben volume 2, quindi è un esercizio molto avanti con gli anni di fisarmonica e questo è proprio un esercizio basato tutto sia a destra che a sinistra sulla scala cromatica. Ma questo non è l'unico esercizio o l'unico pezzo dove vedremo questa scala cromatica, spesso se ne trovano dei pezzettini più o meno lunghi anche in tutti i tipi di canzoni. Ecco, quindi vi posso proporre alcune canzoni che io comunque facevo nel mio repertorio. Tipicamente queste erano canzoni di liscio e vi propongo alcune canzoni dove ci sono dei piccoli pezzettini di scala cromatica. Poi starà a voi capire dove vengono collocati all'interno del pezzo che vi faccio sentire. Andiamo a sentire anche tutte queste canzoni. Questi erano allora alcuni esempi di canzoni dove viene contenuta questa scala cromatica per più o meno battute. I titoli delle canzoni li ho tutti messi anche in descrizione o comunque sotto al cursore del video, quindi li trovate molto facilmente se vi interessano appunto per poterle imparare. Adesso andiamo anche a vedere da vicino un po' come si fa questa scala cromatica, appunto molto brevemente, vi spenderò solo alcune parole per capire il movimento che c'è da fare. E questa scala la consiglio soprattutto perché è molto bella da sentire, molto bella, però spesso non viene inserita nelle esercitazioni giornaliere, quindi tutti i giorni. Se a voi interessa farla, sappiate che dovrete sperimentarla per molto tempo, quindi è fondamentale
provarla e riprovarla giorno per giorno, quindi consiglierei a quel punto, se proprio interessa, inserirla nel percorso studi. Quindi una volta che abbiamo fatto la scala, che ne so, quella di Sol, o comunque la scala che stiamo studiando in quel momento, facciamo anche la scala cromatica. Bastano anche 5 minuti, esercitiamo un po' la scala cromatica più o meno veloce, in modo da impratichirla sempre di più e poterla fare con più facilità una volta che andiamo a imparare questi pezzi che contengono appunto la scala cromatica. Andiamo a vedere allora da vicino con la fisarmonica. Bene, come vediamo, allora riassumendo cos'è la scala cromatica, dobbiamo prendere esattamente semitono per semitono tutte le note, quindi dovremmo fare Do, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa, poi Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, Si e alla fine il Do. Quindi vista un po' più veloce, poi si può continuare e si va avanti all'infinito per quanto si voglia. Questa è la scala cromatica. Quali sono le diteggiature per farla? Molto semplici, in realtà vengono trovate su tutti i libri di tecnica, soprattutto quello che cito sempre è la tecnica moderna del fisarmonicista. Alla fine di tutta la lista delle scale, dove c'è la scala col Sol bemolle maggiore, Mi bemolle minore, troviamo poi la scala cromatica, che non è altro che questa scala fatta su 2 ottave, dal Do normale al Do medio al Do alto e poi tornando indietro, quindi parte sempre dalla nota di Do e viene fatta appunto con le diteggiature 1-3, 1-3. Quindi vediamo che abbiamo sempre il pollice, il terzo dito va sui tasti neri sempre. Poi abbiamo, dove ci sono 2 tasti bianchi, dobbiamo mettere una diteggiatura 2 in più. Ovviamente io ve lo spiego così, però poi se lo vedete con le diteggiature sullo spartito capite meglio. Il 2 serve proprio per fare questo Fa, che altrimenti non potrebbe essere fatto col 3. Perché sennò col quarto dito dovremmo prendere, ma è troppo scomodo. E di conseguenza abbiamo il 2 sul Fa, poi nuovamente il terzo dito su tutti i tasti neri, poi qui mi fermo a questo Do, tornando indietro stessa cosa, sui tasti neri abbiamo il 3, qui dove c'è il Fa abbiamo nuovamente il secondo dito, e poi nuovamente il Do. La scala cromatica quindi si riduce a fare 1-3, 1-3, 1-3 per tutta la tastiera, con il 2 solo dove c'è il Fa e dove c'è il Do, ovviamente, perché anche il Do è il punto dove abbiamo 2 tasti bianchi di fila, dove abbiamo il semitono, quindi senza il bemolle fra il Si e il Do, detta proprio in parole molto povere. Poi una cosa che volevo dire è che c'è anche un'altra diteggiatura. Questa è una diteggiatura consigliata a tutti dal maestro Rastelli, Emanuele Rastelli, grandissimo fisarmonicista e anche mio grande amico che saluto. Lui è anche compositore, quindi ha fatto moltissime canzoni. Se volete andarvi a vedere, insomma, il suo sito è emanuelerastelli.com. Ci sono davvero un sacco di libri da poter comprare, anche libri interi fatti da lui, canzoni fatte da lui, insomma, riproduzioni, arrangiamenti di ogni tipo, davvero un grande maestro. Ha inventato appunto anche questa diteggiatura che è molto più ergonomica, diteggiatura che utilizzo anch'io, quindi ho voluto imparare anch'io. Ovviamente l'ho dovuta imparare dopo che ero già abituato a fare quella con l'1-3, 1-3, 1-3 e è stato un po' difficile rimparare la diteggiatura, però adesso l'ho fatta molto più mia rispetto a prima, ecco. La diteggiatura non è altro che 1-2, quindi secondo la sua diteggiatura abbiamo una scala cromatica con 1-2, 1-2, 1-2. I tasti neri vanno fatti col 2 invece che col 3, quindi non serve
piegare troppo la mano, basta tenerla più naturale e facciamo 1-2. Poi abbiamo sul Fa ovviamente il 2. Ecco, qui ci va il 3 per forza. Quindi qua è obbligatorio avere il 3 perché abbiamo Mi 1, Fa 2, Fa diesis 3. Poi si torna con l'1-2, Sol 1, Sol diesis 2, La 1, La diesis 2. Poi dove abbiamo il Si e il Do, nuovamente 1-2 e poi 3 sul Do diesis. E poi si continua così, quindi abbiamo 1-2 per tutta la tastiera, il 3 solo sul Fa diesis e sul Do diesis. Ecco, io mi sono personalmente trovato bene con questa diteggiatura. Perché è molto più fluida e mi permette di tenere la mano invece che accavallata con il dito 3, me la mantiene molto più naturale. Ecco, allora a questo punto abbiamo parlato per bene della scala cromatica, questa non è nient'altro che questa, quindi suonare tutte le note tasto bianco e tasto nero fino alla fine, fin dove si vuole. Adesso procediamo con la fine del video. Bene, abbiamo allora concluso anche con il video di oggi che parlava della scala cromatica. Ci vedremo come sempre nei miei prossimi video dove vado a trattare argomenti inerenti alla fisarmonica. Vi mando un salutone e ci vediamo al prossimo video.